Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Ragazzi, quest'oggi farò la ricetta semplificatissima dei bagel. I bagel sono quei panini con il buchino al centro che sembra abbiano origine americana. In realtà sono stati importati nel 1900 dagli immigrati polacchi. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Ma intanto voi iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e per favore condividetela con i vostri amici. Abbiamo bisogno di 300 grammi di farina Manitoba o una farina forte comunque, no? Forte che significa che ha un valore proteico molto alto, il famoso W che trovate sui pacchi delle farine. Poi 200-220 grammi di acqua tiepida. Perché variano questi 20 grammi? Perché varia sempre il discorso dell'umidità di casa, la farina eccetera, quanto può essere umida la farina e quindi in base a questo vi dovete regolare poi con la fine dell'impasto, perché deve essere una palla soda ma molto morbida, quindi poi dopo vi farò vedere. 6 grammi di lievito fresco, poi abbiamo bisogno di un cucchiaino di sale e un cucchiaino di miele, dei semi ovviamente da mettere sulla sommità, perché non so se avete mai visto i bagel sono pieni di semini, potete farli anche senza, infatti alcuni li farò senza per mia nipote che non ama i semini. Allora, ovviamente servirà un tuorlo d'uovo, poi successivamente per spennellare i nostri bagel e della carta da forno per adagiarli. Come andiamo a procedere? Immediatamente io vado a mettere il miele dentro all'acqua, in questo modo. Ragazzi, nel frattempo voi nei commenti scrivetemi la città da dove ci state guardando, perché io sono curiosissimo e rimango affascinato da dove siamo riusciti ad arrivare. Poi metterò il lievito, facciamo a pezzettini, vado a sciogliere il tutto, ci rivediamo tra un attimo. Eccoci qua, perdono la mia pronuncia che ovviamente non è perfetta, io ho detto bagel, ma è bagel in realtà, c'è chi li chiama bagel, quindi forse è meglio bagel che non Sì. bagel, appunto. Allora, vado a mescolare il tutto, potete farlo anche con la planetaria, però ecco, io faccio sempre, ultimamente faccio vedere che si possono fare anche a mano tranquillamente. Non sarebbe una ricetta passo passo. Esatto. Che E adesso, consistenza deve raggiungere? come ho detto prima, se stai attento, Ripetiamo perché allora deve essere una palla leggermente appiccicosa ma soda, ok? Quindi andiamo a mescolare ben bene, ci rivediamo qui a palletta pronta. Ora che abbiamo fatto l'impasto, mettiamo il sale come ultima cosa e impastiamo bene bene per almeno 4-5 minuti. Allora, la consistenza è questa, sodo ma leggermente appiccicoso, come vi dicevo prima. Quindi, una volta impastato il tutto, lo lasciamo nella ciotola fino a che non triplica di volume, ok? Ci vediamo dopo. Allora, le 3 ore sono passate abbondantemente, l'impasto è cresciuto e a questo punto dobbiamo fare la pezzatura, cioè fare i pezzetti, ok? Quindi ogni pezzetto, intanto metto l'impasto sul tavolo, ogni pezzetto deve essere di 75 grammi circa, ok? Tanto diamo una rimpastatina. Ecco, se per caso dovesse risultare un po' appiccicoso, non fate altro che metterci un po' di farina. Quindi 75 grammi all'incirca, forse no, è troppo, e andate a tentativi fino a che, forse questo, no, è troppissimo. Vediamo un po'. Ok, dicevo, intanto vi faccio vedere come fare. Lo rimpastate in questo modo, rimettendo sotto la parte superiore
e poi fate proprio questo, cioè formate la pallina, ok? Ripeto, se per caso appiccica un po', mettete un po' di farina. Le faccio tutte, ci vediamo tra un attimo. Ok, abbiamo fatto tutte le nostre pallette di circa 75 grammi, poi se sono 80 è la stessa cosa. Adesso le prendiamo, con il dito facciamo un buco al centro, allarghiamo con le mani, magari ecco mettete un po' di farina sulle vostre mani in maniera che così non si appiccica il bagel. Bene, detto bene? Ok, Perfetto. perfetto. E adesso li mettiamo distanti nella teglia da forno, quindi un pochino al centro, le allarghiamo in questo modo e li mettiamo distanti sulla teglia da forno. Perché distanti? Perché questi adesso vedete già rilievitano, no? E quindi si allargano un pochino, ok? Poi noi dobbiamo tagliare la carta da forno intorno al bigol, perché ci servirà per metterli a bollire. Quindi preparatevi una ventola capiente con dell'acqua e un pizzichino di sale, perché questi bagel vanno prima cotti pochi secondi in acqua bollente e poi infornati, ok? Però lo vediamo tra poco. Lo vediamo tra poco. Sono pronti per fare la seconda lievitazione? 1 ora e mezza circa, ok? Devono almeno raddoppiare di volume o più o meno, insomma comunque li dovete vedere se devono diventare belli gonfi. Dopodiché ci vediamo qui per tagliare la carta e fare il resto. Eccole qua, sono lievitate. A questo punto andiamo a tagliare la carta tutte intorno alle nostre bagel, vedi poi pronuncia. Ecco, le tagliamo tutte e mettiamo la teglia così come la vedete in frigorifero per mezz'ora, così gli diamo uno shock termico. Ma intanto voi mettete sulla pila dell'acqua con un pochino di sale, deve essere capiente. A dopo. Allora, l'acqua bolle e a questo punto andiamo a mettere giù i nostri bagel. Mettetene 2-3 per volta, devono stare comodi, devono cuocere 10-15 secondi su ogni lato, quindi li fate cuocere per 10-15 secondi, ma ce n'è anche un altro in realtà, questa è bella grande, eccolo qua. Poi li rigidate aiutandovi con 2 mestolini di legno in maniera che così non li andate a rovinare, e togliete la carta, ok? Aspettiamo qualche secondo così ve lo faccio vedere in diretta insomma si fa per dire. Ok, lo giriamo e togliamo la carta, altri 15 secondi su quest'altro lato, poi li andiamo a scolare, li mettiamo poi sulla carta da forno in una teglia. Ecco, questa si è tolta da sola, a posto. A questo punto prendete un turno d'uovo e andate a spennellare i vostri bagel. Alcuni li spennellano con l'albume, se a voi piace il colore più chiaro fatelo con l'albume, a noi piace più quel dorato e lo faremo con il tuorlo, ok? Li andiamo a spennellare tutti e poi io ne lascerò 2 bianchi per mia nipote che non ama i semini, se no dopo a Roma dice baccaglia. Mettete i semini che preferite, questi sono semi di lino, poi potete mettere i semi di zucca, potete mettere i semi di sesamo, insomma potete spaziare come volete, ok? Li facciamo tutti. Intanto accendete il forno mentre fate questo,
perché questi devono andare a forno già a temperatura 180 gradi per una ventina di minuti e poi sono pronti. Eccoli qua, sono pronti appena usciti dal forno. Adesso li aspettiamo un pochino che raffreddino e poi ne andremo a farcire uno. Guardate che meraviglia, è ancora caldo ma è morbidissimo. E adesso noi lo andiamo a farcire come piace a noi. Brie e fiammiferi di speck. Voilà. È una meraviglia, vero? Ragazzi, me lo mangio tra poco perché almeno il brie prende un po' del caldo del pane. Ovviamente. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti! Ciao!